benvenuto da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un coacervo di disagio e rabbia che tiene fede bene al suo titolo. Un nome, un programma. Volendo, la recensione di Infierire sul malessere, primo album dei Michael Kill, potrebbe limitarsi a queste 4 parole. Parole che valgono per esempio già per il moniker scelto da questa formazione, nata nel 2019 nel modenese. Si ispira a Michael Hill, un uomo americano che nel 1998 sopravvisse a una coltellata che gli entrò per 20 cm nel cranio. Seppure in senso figurato, è lo stesso intento della musica del gruppo, dura e penetrante come un colpo dritto al cervello, ma anche nichilista a sufficienza da evocare, appunto, del malessere palpabile. Il mezzo musicale scelto dai Michael Kill per fare tutto questo pesca da varie incarnazioni del punk, soprattutto crust e grindcore. Non manca però un elemento metal. Da un lato, Infierire sul malessere vive nei suoi momenti più rapidi ed estremi della tipica unione tra grind e death. Ma c'è anche una componente più depressa e distruttiva, specie nei momenti lenti, che a noi ha ricordato lo sludge più vicino al punk, quello originale di band come I Hate God, Iron Monkey, Acid Bath. E la ciliegina sulla torta sono i testi, tutti in italiano, che aggiungono un tocco di ferocia in più. Ne risulta un genere sfaccettato che però i Michael Kill sanno gestire a meraviglia, con un'abilità ammirevole, specie per una band all'esordio. In effetti, Infierire sul malessere vive di un perfetto equilibrio tra due diverse pulsioni. Da un lato ci sono strutture complesse, un songwriting studiato per incidere e rendere le canzoni coerenti, scorrevoli e in generale un alto livello di consapevolezza. Ma dall'altro, questo non rende la musica della band meno spontanea, né tantomeno artificiosa. Come già accennato all'inizio, la rabbia degli emiliani è tangibile, reale. Si sente che nel disco hanno riversato tutte le proprie emozioni negative. Il notevole lavoro di scrittura non è un limite, ma anzi rende i Michael Kill ancora più taglienti. Ne sono un grande esempio, se non altro, canzoni come la frenetica Bisogno, resa più graffiante da una vena trash ma anche dai tipici elementi della band, oppure Perizia Settica. Più lenta, dimostra però quasi sempre un grandissimo rancore, specie nei passaggi più nichilisti che si aprono qua e là, fino al finale che invece si apre in una gioia folle, sempre malata e aggressiva. E ancora si possono citare Torcicollo, canzone che alterna momenti lenti e sludge e possenti escalation, spesso di origine death, oppure la finale Crepe, il brano più sludge del disco con influssi anche groove metal. Ne risulta un impatto assoluto, anche senza gli scatti iperveloci presenti in quasi ogni altro pezzo. Anche il resto però è almeno buono, e non solo. Al contrario di quanto accade spesso con album su questi generi, che tentano di spaccare tutto in ogni istante e finiscono solo per annoiare, Infierire sul malessere ha anche di positivo che quasi ogni canzone ha la sua personalità. Certo, a volte ogni tanto qualche impostazione si ripete, ma niente di drammatico, specie se confrontato con la media. Allo stesso modo, la presenza di qualche pezzo meno bello in fondo non incide sul risultato finale. Nonostante i suoi soli 22 minuti, Infierire sul malessere è tanto completo da poter essere considerato un album vero e proprio, più che un EP. Un album breve, ma intenso e validissimo per giunta, che promette bene per il futuro dei Michael Kill, specie considerando che da queste tracce sembra che gli emiliani abbiano ancora margini di miglioramento. Che sia un'apparenza o la realtà sarà solo il tempo a dirlo. Intanto però, se ti piacciono le commistioni punk metal e in generale quando la musica evoca con forza rabbia e disagio, il consiglio è di recuperare questo loro esordio. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100. Per oggi è tutto. Ti è piaciuta la recensione? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei nostri video che pubblichiamo ogni settimana. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!